quanto riguarda l'identificazione del sesso nelle tartarughe, quindi capire se si tratta di soggetti maschi o femmine nei vari casi, diciamo che ci sono delle differenze che nella maggior parte dei casi, o meglio nella maggior parte delle specie più comunemente allevate in cattività come pet, ci sono delle caratteristiche che ci consentono abbastanza facilmente di distinguere il maschio dalla femmina. Nel caso di queste tartarughe qui, come nella maggior parte delle specie affini, cioè tartarughe semiacquatiche e palustri, alcune caratteristiche che possiamo andare a guardare sono per esempio la lunghezza della coda, che nelle femmine, come in questo caso qui, è sicuramente molto più corta e piccolina, mentre invece, anche a parità di dimensioni, nel maschio è molto più lunga ed evidente, così come anche la lunghezza delle unghie degli arti anteriori, come in questo caso nella femmina sono piuttosto corte, mentre invece nel maschio si vede molto bene come siano lunghe, perché vengono utilizzate nei rituali di accoppiamento dal maschio. In alcuni casi anche le dimensioni possono aiutarci a capire un pochettino il sesso. Le femmine di queste specie qui sempre, quindi le tartarughe palustri o semiacquatiche, a parità di età in genere diventano più grandi rispetto ai maschi. Io se vedo un soggetto adulto di queste dimensioni qui o più grande, do quasi per scontato che si tratti di una femmina piuttosto che di un maschio, cioè noi qui abbiamo esemplari della stessa età. Questo è un maschio e questa è una femmina. Chiaramente l'accrescimento e le dimensioni variano anche tanto in base alla specie e al ritmo di accrescimento, il tenore, lo stile di vita, il tipo di alimentazione che ha ricevuto, però comunque anche a parità di condizioni generalmente le femmine arrivano a essere un pochettino più grandi con le dovute differenze di specie. Quando parliamo di testuggini, quindi di tartarughe terrestri, i caratteri che andiamo a valutare sono molto simili rispetto a quelli delle tartarughe semiacquatiche, in primis la lunghezza della coda, che è molto più massiccia e lunga nel maschio rispetto che nella femmina, in cui invece è molto corta. Questo per il semplice fatto che, come vale anche per le tartarughe semiacquatiche, all'interno della parte finale della cloaca, che termina proprio nella coda, nel maschio è presente il pene, il fallo, mentre invece nelle femmine ovviamente no. È presente un clitoride che spesso è anche molto sviluppato ed è facile da confondere con un pene, però la lunghezza della coda è sicuramente differente nella maggior parte delle specie con cui possiamo avere a che fare nella quotidianità. Altro dettaglio che possiamo vedere abbastanza bene in molte specie di tartarughe terrestri è la concavità del piastrone del maschio, che serve praticamente per adattarsi meglio durante la copula alla forma del carapace delle femmine. Mettendo a confronto tartarughe più o meno della stessa età, maschio e femmina, si vede bene come quello della femmina sia piatto, mentre invece quello del maschio presenta una concavità più o meno pronunciata. Altra cosa che possiamo vedere in queste tartarughe qui è l'angolo d'apertura degli scuti anali, che sono gli ultimi che vediamo in prossimità della coda. In molte specie è un angolo più aperto nel maschio proprio per permettere il passaggio del pene durante l'accoppiamento, piuttosto che nelle femmine, in cui invece tende a essere un angolo un pochettino più acuto, però questo ha già una variabilità molto più considerevole nelle varie specie. Il dettaglio delle unghie è una cosa solo delle semiacquatiche invece. Altre cose che possiamo andare a valutare sempre per identificare il sesso, ma sempre parlando di caratteri sessuali secondari, sono per esempio cose visibili in una o in pochissime specie, quindi non proprio generalizzabili come la lunghezza della coda. Mi viene in mente la terrapene carolina, che è una tartaruga terrestre molto bella, in cui i maschi sessualmente maturi hanno un'iride di colore rosso molto intenso, nelle femmine invece l'occhio è di colore marrone più o meno chiaro. Tutte queste caratteristiche sono legate alla maturità sessuale, sono caratteri sessuali secondari, che quindi diventano realmente valutabili con facilità solo negli esemplari sessualmente maturi, non in quelli molto giovani. Non è proprio un problema da poco, perché intanto agli allevatori e detentori di negozi di animali o semplicemente a chi riproduce animali interessa molto sapere se stanno andando a vendere un esemplare giovane che è un maschio o che è una femmina, anche per pianificare la riproduzione, la formazione delle coppie, la gestione dei singoli individui e quant'altro. Quando parliamo di esemplari particolarmente giovani, quindi ancora impuberi,
si fa un altro tipo di sessaggio, che è il sessaggio endoscopico. Entrando con un endoscopio attraverso la cloaca per vedere le gonadi, andiamo a vedere proprio se sono presenti i testicoli o le ovaie. Entrando attraverso la cloaca, perché questi organi negli esemplari giovani si possono vedere in trasparenza attraverso la parete delle vesciche. Negli esemplari già un po' più grandi adulti le vesciche iniziano a diventare un po' più spesse, quindi non sempre è possibile. In ogni caso, anche quando non è possibile farlo per via transcloacale, è possibile farlo anche per via transcelomatica. Nei soggetti piccolini si può fare una piccolissima incisione sulla cute, sui piani muscolari della fossa prefemorale. Chiaramente è una procedura che si fa in sedazione per evitare lo stress, il dolore e quant'altro. Si entra con l'endoscopio attraverso questa fessura e si vanno direttamente a visualizzare all'interno del celoma le gonadi, e si può fare contemporaneamente anche una valutazione del grado di sviluppo e dello stato di tutti gli altri organi circostanti, perché essendo degli animali che non hanno alcuna suddivisione tra organi che tradizionalmente chiamiamo toracici o addominali negli altri animali, possono essere visualizzati praticamente tutti con relativa facilità attraverso un unico accesso. Questo si fa negli esemplari piccolini, quando ancora non è possibile vedere i caratteri sessuali secondari, quindi le unghie, la lunghezza della coda e via dicendo. Ed è una procedura che noi facciamo qui in clinica molto spesso di routine nelle tartarughe che ci portano gli allevatori. Qualcuno potrebbe dire: se tocca solamente aspettare qualche anno perché iniziano a sviluppare caratteri sessuali secondari, piuttosto aspetto. Parliamo di pochi anni, in termini di 4-5 anni per alcune specie, per altre la maturità sessuale in proporzione all'aspettativa di vita è molto più tardiva, quindi si tratta di aspettare anche 8, 9, 10 anni o a volte qualcosa in più.